Ciao a tutti gli amici di K-Synth Lab, oggi nuova recensione e parliamo di lui, Moog Messenger. Moog Messenger è uno degli ultimi due synth Moog presentati appunto da Moog stessa. Abbiamo Moog Messenger e abbiamo l'altro strumento che c'è qui sulla mia scrivania e che fa parte del mio setup, che è Moog Muse. Ovviamente sono due prodotti completamente diversi. Questo è il primo strumento che è stato presentato e che è stato rilasciato da quando Moog è stata acquisita da InMusic, mentre Muse comunque è uscito sì con Moog che era già parte di InMusic, ma era un progetto precedente. Moog Messenger è un synth monofonico che prende virtualmente il posto di un altro synth che è uscito da catalogo, che è il Subsequent 25, che era appunto la versione con 25 tasti e poche memorie, eccetera eccetera, da cui poi hanno, che in realtà era l'evoluzione del Subfetti, che un po' comunque era similare a Subsequent 37, che è ancora catalogo. Questo synth di per sé è molto interessante perché per quanto riguarda Moog presenta in primis un prezzo decisamente aggressivo, perché parliamo comunque di meno di 800 euro, siamo attorno ai 770-780 euro per un synth che comunque è di un brand comunque che ha fatto la storia dei sintetizzatori e non un brand cinese o comunque un clone di qualcos'altro. Vi portate a casa un synth originale, un synth che comunque ha una sua struttura ben definita e che ha, per la fascia di prezzo in cui si va a posizionare, comunque delle caratteristiche non indifferenti. Bisogna chiaramente rinunciare a un qualcosa per avere un Moog a questo prezzo, ma in realtà alcune cose si possono comunque accettare. Ad esempio, lo strumento, a differenza del Subsequent 25, non è costruito interamente in metallo con i fianchetti in legno come era l'altro, ma è costruito con una base in plastica, comunque ben realizzata, e un pannello che va fino alla parte posteriore, fino praticamente qua dove ci sono la parte frontale dei tasti, in metallo, quindi la parte superiore è in metallo. Un altro compromesso che dobbiamo accettare è il fatto che ci sia un alimentatore esterno, non c'è più un alimentatore interno, quindi non possiamo più collegarci con un cavo IEC normale, come succedeva su Subsequent 25 e come succede anche su Subsequent 37 ad esempio,
ma qui dobbiamo accontentarci di un alimentatore esterno che comunque è incluso in confezione. Quindi questo è un altro compromesso che dobbiamo accettare. Abbiamo delle cose in meno rispetto a un Subsequent 37, ma abbiamo anche delle cose in più rispetto a un Subsequent 25. Ad esempio, una cosa che io personalmente apprezzo e che apprezzo anche su Muse è il fatto che siano state cambiate la pitch e la modulation wheel, che sono praticamente di materiale plastico similari a quelli di Grandmother, Matriarch, comunque ricordano quello del Model D. Su Muse sono uguali, praticamente ovviamente sono leggermente più piccole di dimensione rispetto a quelle di un Moog Muse, ovviamente per ragioni anche di spazio, ma non hanno il problema fastidioso della gomma che diventa appiccicosa, cosa che si presenta sui vari modelli da Little Fatty a Subsequent 25, a Subsequent 37, Sub 37, eccetera, eccetera. Chi più, chi meno, comunque presentava quel problema. In questo modo il problema è stato risolto completamente perché qui gomma non ce n'è, quindi oltre ad avere comunque un bel feedback tattile, perché comunque le due wheel sono zigrinate, quindi si riescono comunque a manovrare bene, non c'è quel problema comunque della gomma. Oltretutto, rimanendo in tema di wheel, per il discorso della modulation è in automatico assegnato l'LFO2, dove abbiamo appunto la destinazione sulla modulation, quindi abbiamo pitch, cutoff e amplificatore direttamente in questa sezione, quindi è tutto a portata di mano. Una cosa che guadagna questo strumento rispetto appunto a Subsequent 25 è il fatto di avere molta più memoria al suo interno. Avevamo veramente pochissime memorie e già tutte assegnate oltretutto su Subsequent 25, mentre qui abbiamo 16 banchi da 16 suoni. Quindi sono 256 suoni come sul fratello maggiore Subsequent 37. Quindi con praticamente un 1 in meno nella cifra, quindi passando da 1700 a 700 euro più o meno largo circa, abbiamo comunque la stessa quantità di memorie all'interno di questo strumento, che per questa fascia di prezzo, ripeto, è molto interessante perché su questa fascia di prezzo troviamo tanti sintetizzatori analogici ad oggi, ma molto spesso non ce n'è nemmeno uno che abbia la possibilità di salvarsi i suoni, e io personalmente trovo che la possibilità di salvarsi comunque qualcosa che si è creato sia, uno, molto comodo se si vuole portare un sintetizzatore del genere dal vivo, due, comunque molto utile anche a livello di studio, perché comunque nel momento in cui vogliamo noi andare a riutilizzare dei suoni che abbiamo già fatto non dobbiamo rimetterci a rifarli ogni volta, quindi diventa assolutamente comodo averlo. Terza cosa, se non siamo in grado di fare i suoni, comunque questa cosa ci dà la possibilità di acquistare librerie di terze parti e importarle all'interno dello strumento. Lo strumento è provvisto di porta USB-C e quindi tramite l'USB-C noi possiamo collegarci ad un computer e importare i nostri suoni. Pannello posteriore abbiamo inoltre MIDI out, MIDI in, le uscite e ingressi CV gate, il clock in and out, la connessione per sustain e pedale di espressione e un external in oltre all'uscita cuffie. L'uscita audio rimane come da sempre per i Moog monofonici, monofonica e singola, quindi non c'è un'uscita direttamente stereo. Nelle varie demo che io ho realizzato sul canale, quindi le 3 demo, e sentirete anche magari dei suoni durante questa recensione, sentirete un delay. Quell'effetto non è un effetto di questo sintetizzatore, ma è un pedale esterno, quindi io sono uscito dall'audio out, sono andato nel pedale esterno e da lì poi ho registrato. Questo perché, come anche gli altri vari modelli,
come anche il Model D, come anche il Subsequent 37, il 25, eccetera, eccetera, questo strumento al suo interno non ha alcun effetto, quindi bisogna utilizzare degli effetti esterni, che siano pedali, che siano virtuali nel computer, comunque sempre di effetti esterni parliamo. Lo strumento, facciamo una breve panoramica, è composto da 2 oscillatori. Questi tasti, tra l'altro nuovi, freccia su e giù, che vedete da qua sopra, sono molto simili a quelli del Muse, ma ovviamente sono decisamente più piccoli, forse, cioè, comunque hanno un buon feedback, però sono effettivamente un po' più piccolini. Quindi abbiamo, appunto, dicevamo, i 2 oscillatori, la sezione mixer, dove c'è oscillatore 1, oscillatore 2, sub-oscillatore più noise. Andiamo dentro poi un filtro, dove c'è cut-off, feedback external input, che comunque anche questo è un qualcosa che già sulla serie Subsequent era presente, la mount del filtro, la resonance e il cut-off per l'oscillatore 2. C'è una cosa particolare, innanzitutto si può scegliere se usare 4 poli, 2 poli, passabanda o passa alto come filtro, ma c'è una novità esclusiva di questo modello, che è questo tasto al di sotto della resonance, che si chiama Resonance Bus, perché cosa succede con il ladder filter? Con il ladder filter, quando noi andiamo ad alzare la resonance, vengono tagliate le frequenze basse. Con questo tasto, anche se noi alziamo la resonance, in qualche demo audio la sentite, se alziamo la resonance e lavoriamo con il cutoff, lo strumento compensa le frequenze basse che vengono tagliate dal filtro ladder. Quindi questa cosa è comoda, ci dà la possibilità di utilizzare un range di frequenze che solitamente su Moog, se inseriamo la resonance, non è possibile utilizzare, proprio per questo motivo, perché per come è fatto il filtro le frequenze basse vengono tagliate. Poi, passando ancora più a destra, abbiamo l'inviluppo del filtro, l'inviluppo dell'amplificatore, e abbiamo dei tasti che comunque sono in quantità inferiore rispetto ad esempio al Subsequent 37. Abbiamo il multitrig, che è molto comodo, abbiamo 2 tasti dedicati all'inviluppo del filtro, uno per la velocity e l'altro per il loop, e stessa cosa, uno per l'amplificatore che lavora con la velocity e l'altro con il loop. Qui poi sul pannello abbiamo il tasto bank, che ci permette di scegliere appunto in che bank andiamo, fare bank, banco per esempio 1, patch numero 1. Abbiamo la possibilità di richiamare un suono inizializzato direttamente premendo questo tasto, abbiamo il master out e, purtroppo, non avendo nessun display, abbiamo dei parametri comunque che sono da richiamare con una combinazione di tasti, prendendo settings, e quindi poi dopo andare magari a modificare la parte dell'arpeggiatore, la parte dell'aftertouch, della velocity, il midi channel, le espressioni, eccetera eccetera. Sono tutte demandate a questa parte. La possibilità di avere a portata di mano un manuale ci torna comodo, soprattutto per le prime volte. Poi magari diventa una questione un po' più di movimento ripetitivo, quindi una cosa meccanica, quindi facciamo 1, 2, 3 e ci troviamo nella situazione in cui vogliamo essere. Lo strumento di per sé suona molto bene, ha un suono un po' diverso rispetto a un Subsequent 37, quindi probabilmente anche averli tutti e due all'interno del setup non è prettamente ridondante, perché questo non è una copia di quell'altro, e appunto ha anche queste cose che ci permettono di fare in più rispetto all'altro, per esempio questa funzione della resonance, eccetera eccetera. Quindi secondo me potrebbe essere un qualcosa da integrare nel setup, e che, volendo, magari se uno ha bisogno di un qualcosa di più rispetto a un Subsequent 25, quindi qualche tasto in più, qualche memoria in più, potrebbe essere interessante. Chiaramente dobbiamo rinunciare a quelle poche cose che dicevo prima, però è comunque uno strumento interessante, soprattutto è uno strumento interessante per questo prezzo e per le caratteristiche che ha. Io innanzitutto ringrazio Midiware, perché questo video è realizzato in collaborazione con Midiware, che mi ha mandato in prova questo strumento per realizzare le demo e la recensione per voi. Quindi grazie Midiware, che è un partner del canale, e Midiware inoltre è il distributore di Moog italiano, appunto è l'unico autorizzato a vendere Moog in Italia. Quindi se avete delle domande, qualcosa di specifico riguardante Moog, Midiware è il distributore da contattare.
ed è comunque il distributore che fornisce tutti i negozi in Italia per questo marchio. Trovate le 3D Monotalking online già sul canale, sono già uscite qualche settimana fa, in cui potete sentire un po' il range sonoro di questo sintetizzatore. È uno strumento che io assolutamente vi consiglio sia per live che per studio, se volete il suono Moog, e che io personalmente preferisco in questa fascia di prezzo, quindi 700-800 euro, ad altri monofonici di altre marche, soprattutto se sono cloni di qualcosa di altri brand, piuttosto che comprarmi un Poly-D. Ad oggi con questa opzione io andrei senza neanche pensarci su questo strumento. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ringrazio Midiware nuovamente e noi ci vediamo alla prossima demo o recensione sempre su DKS Synth Lab. Ciao e alla prossima!